Allora, oggi facciamo un dolce tipico fiorentino, vero Daniela? Sì, la torta con cioccolato e semolino. Se siete amanti del cioccolato dovete assolutamente provarla. Mettiamo mezzo litro di latte a bollire. Poi prendiamo un arancio, possibilmente se è con la buccia non trattata, visto che utilizzeremo la buccia. Con il pelapatate tagliamo delle scorze molto sottili in questo modo e le mettiamo nel latte. Poi prendiamo 100 g di zucchero e li mettiamo nel latte. Quando inizia a bollire va messo al minimo il latte e poi si toglie le scorze d'arancia. A questo punto io verso il semolino piano piano mentre Daniela gira. Mentre facciamo questo lavoro bisogna girare sempre, non bisogna interrompere mai. Con il fuoco al minimo, mi raccomando. Ecco, vedete, il semolino sta già cominciando ad addensarsi. Va continuato, a far cuocere finché non diventa della densità di un purè. Ecco, questa più o meno è la densità giusta, come un purè. Spengiamo subito il fuoco. A questo punto lo trasferisco in questa grossa pirofila di vetro. Questa cosa di metterlo nella pirofila grande serve appunto per farlo freddare in tempi rapidi. Metto un foglio di alluminio sopra a contatto, ce lo schiaccio proprio, serve per non far ossidare il semolino. Adesso dobbiamo soltanto aspettare che si freddi. E aspettiamo. Sono passati circa 45 minuti e a questo punto il semolino si è freddato. Come prima cosa accendiamo il forno. Allora, il forno si mette a 170 gradi statico e poi si mette la griglia in basso. A questo punto si prepara la tortiera. Come ogni dolce, ovviamente la si imburra. Prendiamo la nostra pasta frolla pronta e la mettiamo nella tortiera. Ok, allora in questa maniera pareggiamo un pochino il bordo della nostra futura torta. La pasta frolla è fatta molto a base di burro, per cui è abbastanza importante mentre si fanno le altre preparazioni metterla in frigo, altrimenti si stacca e si affloscia tutta. Allora, tolgo la mia stagnola, prendo un coltello sempre abbastanza ben affilato, meglio, e faccio a pezzi il semolino e lo metto nella zuppiera per fare l'impasto. Adesso si prepara l'impasto e si mettono le uova. In questo dolce le uova si mettono intere. Adesso utilizzo lo sbattitore alla velocità minima e amalgamo il tutto. Nell'impasto ci sono anche 250 g di ricotta. Amalgamo nuovamente con lo sbattitore. Riprendo dal frigorifero la tortiera che ho preparato precedentemente con la pasta frolla. Adesso rovescio dentro il mio impasto e con il mestolo lo livello. È arrivato il momento di mettere il nostro dolce nel forno. Ricordate sempre forno statico 170 gradi, ripiano basso del forno. Adesso il tempo di cottura è 50 minuti. Bene, perfetto, a questo punto si è bronzato, è leggermente marroncino e quindi si può togliere. Adesso che abbiamo qui il dolce che si è freddato, possiamo preparare la ganache di cioccolato che va sopra. Ho qui 200 g di cioccolato e divido questi bei cubetti, ciascuno in 4 parti. Qui nel pentolino abbiamo 200 ml di panna fresca. Andiamo ad aggiungere la cioccolata. Adesso accendiamo il fornello. Abbastanza basso e si gira affinché non si è sciolta. Anche il cioccolato
ovviamente va girato ininterrottamente e appena si è sciolto va spento subito. La ganache di cioccolato è pronta, No, per non cui proprio. Ho visto un quasi, bozzo. quasi. Secondo me è bella lucida. Non so se l'ho già detto, ma rigorosamente fornello piccolo al minimo per sciogliere il cioccolato. Versiamo la ganache di cioccolato, anzi la versa Daniela. Guarda là che spettacolo. Bellissima. C'è sempre una grande soddisfazione a mettere il cioccolato nei dolci. Wow, guarda bella, bellissima. Una meraviglia. Non si può assaggiare subito perché bisognerà lasciare raffreddare il cioccolato, però è una meraviglia. La cioccolata non si può assolutamente lasciare. Ok, abbiamo lasciato un po' raffreddare la cioccolata in maniera che si è solidificata. Adesso finalmente possiamo assaggiare questo dolce. Apro la tortiera e taglio la prima fetta. Guarda qua che meraviglia. Guarda che meraviglia, bellissimo questo dolce. Bellissimo e buonissimo. Adesso buonissimo lo vediamo perché lo assaggiamo subito. Una forchetta a testa. Buono? Molto. Spettacolare, questo dolce dovete assolutamente farlo perché è venuto buonissimo. Io ne prendo un altro pezzo. Vai. Ormai questa fetta ce la finiamo, Questa fetta ce la finiamo.